Ciao Climbers, sono Stan da SZ Performance e oggi parleremo della gestione dell'allenamento senza programma. Quanto allenarsi? Ci saremo trovati in qualche momento della nostra vita in cui sì, vorremmo continuare ad allenarci, ma senza necessariamente seguire una programmazione strutturata, per i più svariati motivi. Oggi vi illustrerò come continuare ad allenarvi senza buttare al vento anni di fruttuosi allenamenti strutturati. Sigla! Check 2! Lo potremmo e quindi potrò allenarmi il terzo giorno. Controllo il motore del top. In queste situazioni il problema principale è spesso quello di dosare la quantità di allenamento che si svolge per permettere al nostro corpo di adattarsi al meglio. Questo risulta ancora più importante nel caso ci portassimo dietro da tempo dei piccoli infortuni o delle infiammazioni che facciamo fatica a far guarire. Il tutto lo potremmo riassumere in questa sequenza: monitora, osserva l'effetto, calibra lo sforzo massimo e allenati in modo ottimale. Ora entriamo nel dettaglio di questi step. Partiamo dal presupposto che non ci interessa la programmazione e quindi gli unici parametri che possiamo monitorare sono la durata e lo sforzo svolto durante la seduta di allenamento. Per monitorare al meglio questi parametri inizieremo a segnarci al termine delle sedute la durata e l'RPE, che non è altro che lo sforzo percepito durante l'allenamento. L'RPE che utilizziamo in questo caso non è lo stesso del video sull'RPE che vi lascio qui sopra. Per questo faremo riferimento alla tabella che vi lascio in descrizione e qui in sovraimpressione per valutare lo sforzo della seduta. A questo punto, moltiplicando questi due parametri, la durata e l'RPE, individueremo il cosiddetto Session RPE, che ci darà un valore numerico sullo sforzo percepito durante quella determinata sessione. Fin da subito potrò notare quali sono gli allenamenti più tassanti e quindi che richiedono più recupero e quali sono quelli meno tassanti, ovvero quelli che mi permettono un recupero più rapido. Da qui posso decidere, in base agli allenamenti che voglio svolgere durante la settimana, come strutturarli e dosarli in modo da ottimizzare il recupero e gli adattamenti. Facciamo ora un esempio un po' più pratico. Mettete che io mi alleni per 2 ore, ovvero 120 minuti, con un RPE di 7, per un valore totale di Session RPE di 840. Dopo questa seduta riesco a dissipare i fastidi e la fatica accumulata dopo 2 giorni e quindi potrò allenarmi il terzo giorno in modo ottimale. A questo punto, in base a quante volte mi vorrei allenare a settimana, deciderò se aumentare il valore di Session RPE nel caso mi potessi allenare solo 1 o 2 volte a settimana, e quindi farò o delle sessioni più lunghe a parità di RPE oppure delle sessioni più intense a parità di durata, in modo da fornire uno stress più importante al mio corpo avendo tempo per recuperare a dovere. Nel caso invece potessi allenarmi più frequentemente, potrò ridurre la durata o l'intensità dello sforzo in modo da tollerare meglio quello stimolo che fornisco al mio corpo e permettendomi di recuperare più in fretta. In caso di fastidi persistenti o infortuni, la Session RPE invece sarà calibrata sul tipo di attività che ci dà più fastidio o meno fastidio e in base a come il corpo reagisce nei giorni successivi, in modo da dosare gli stimoli al meglio e permettere al nostro corpo di assorbire, dissipare e prepararsi a ricevere nuovamente degli stimoli. Indipendentemente dal numero di sedute settimanali, nel medio termine potrò incrementare gradualmente i carichi in modo da permettere al mio corpo di continuare ad adattarsi, senza dimenticare di scaricare periodicamente per permettere di mantenere un'ottima qualità dei tessuti. Allenarsi senza programmazione è spesso non ottimale dal punto di vista dell'allenamento, anche se può aiutare in periodi in cui abbiamo troppi stress esterni per allenarci al meglio. Monitorare in modo oggettivo gli allenamenti è fondamentale per permettere di continuare ad adattarci anche senza programmazione. Se ti è piaciuto il video, metti un like e iscriviti al canale e facci sapere nei commenti se hai delle altre domande. Per questo video è tutto, ci vediamo al prossimo. Salut!